Wow, onestamente ho aperto la scatola, ho preso queste due racchette in mano e mi sono letteralmente emozionato. Mamma mia, sono cattivissime, sono eleganti, non so veramente come descriverle, sono veramente belle. Sto parlando delle Gravity Auxetic, rilasciate proprio in questi giorni, settimane da Head, un passo in avanti definitivo dal punto di vista del design. Guardate qua. Qui al TCL, ma ormai sono di casa, ci vengo spesso. Sono qui con Dario Nicolini. Ciao Dario. Ciao ragazzi. Dario Nicolini, per il tennis sardo ormai stai sbaragliando tutto. Ho vinto anche ieri il torneo. Vinco tutte le partite, tutti i giorni di tutto il mondo. Allora Dario, stavamo scherzando prima, scherzando neanche più di tanto, abbiamo la stessa età, anche tu hai interrotto il gioco per diversi anni. Cosa ti ha riportato al tennis? Andare in giro per i circoli, ho provato un'oretta con un amico e ho detto mi sa che proviamo a ricordarci come si gioca a tennis. Avevo 20-27 anni, che non ci alleniamo più seriamente. Da NC adesso che classifica? Sono 2,6 armonizzato 2,7. Peccato, cavolo. Sono anche io vittima come il nostro Michele di queste armonizzazioni. Signor Binaghi, se ci ascolta ne tenga conto. Va bene, allora oggi siamo qui per provare le nuove Gravity MP e la Gravity Pro e ringrazio Tennis Warehouse per averle fornite. Tu giochi con una? Io gioco con una Zone 100, l'ho appesantita di 10 grammi per avere più stabilità nell'impatto, ma... Quindi una racchetta molto diversa da quelle che oggi andiamo a provare, sono delle racchette da controllo, quindi oggi non solo avrete le mie osservazioni ma anche le sue, che di tennis qualcosa la sa. Diciamo che sono un appassionato che legge molto i forum. Bene. Quindi proviamo a capire se quello che scrivono è vero. È vero. Alla grande. Beh, siamo ad aprile 2023, le nuove Gravity sono finalmente disponibili sul mercato, è questione di ore e di giorni ormai, quindi è ancora una buona occasione in realtà per risparmiare qualche soldino se volete accaparrarvi la versione precedente, oppure se volete approfittare di questo fantastico telaio soprattutto dal punto di vista estetico è arrivato il momento, ma ora vi dirò di più. Ci sono delle differenze non sostanziali ma vale la pena approfondire. Ho qui con me la versione Pro da una parte e la versione MP dall'altra. È stato molto bello provarle sul campo. Io le ho utilizzate, o meglio ho usato una di queste due versioni, la Gravity MP, quasi per 6-7 mesi lo scorso anno. Ho fatto delle customizzazioni che l'avevano portata quasi ad essere una Gravity Pro come peso, come caratteristiche, perché avevo aggiunto manico in cuoio e dei pesi lungo il telaio. È una racchetta che quindi posso dire di conoscere abbastanza bene, quindi vi dirò meglio durante il video cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa oltre l'aspetto estetico, ma partiamo proprio da lì. Ne prendo una in mano, prendo la Gravity Pro in questo caso. A livello estetico, signori, la racchetta è veramente bella, cioè abbiamo il design è andato ad un livello superiore, perché prima siamo partiti con il double face, no? C'era da una parte una specie di turchese, dall'altra una specie di rosa pesco arancione, poi siamo passati ad un gradiente che metteva in mezzo dei colori verdolino, azzurrino, eccetera, e girava lungo tutto l'ovale della racchetta, ma adesso abbiamo lasciato solamente questa parte qua che riprende i nuovi design con il taglio, no? Da una parte e dall'altra, con questo dall'altro lato che invece continua, quindi si invertono, diciamo così, le due colorazioni. Vedi, qui ce l'abbiamo nella parte bassa, da questo lato ce l'abbiamo nella parte alta sostanzialmente. Il colore a me sembra un antracite scuro, un nero con una verniciatura comunque opaca. Abbiamo questo colore qua che tende ad essere un po' glitter, no? Un po' glam. Una racchetta da David Bowie questa, che è il mio artista preferito probabilmente. Abbiamo chiaramente un head Hydrosorb come grip. Capisci subito che è una classica, porca... Mi stavo uscendo, mamma mia. Io sono innamorato di questa racchetta, di questo genere di racchette. Questi profili comunque sottili. Sulla Pro è leggermente più sottile della MP, anche se la differenza non è diciamo così sostanziale da questo punto di vista. Da una parte del cuore la scritta Gravity con sotto praticamente l'indicatore di CPI 200 e 400 nello specifico, come 200 per la Pro, 400 per la MP. Delle informazioni rispetto al telaio le troviamo chiaramente qua.
quindi bilanciamento e quant'altro. Come tecnologie abbiamo chiaramente l'inserto Auxetic qui, ce lo ricordano, con il Flex Groove che viene lasciato come nel modello precedente. Abbiamo uno sweet spot che nelle Gravity è sicuramente molto ampio, perché la forma del piatto, se guardate, è abbastanza rotondeggiante, non è una classica forma stile Speed barra Prestige, ma è leggermente più rotondeggiante. Esteticamente sono una bomba, ma vediamo come giocano in campo. Allora, partiamo dalle specifiche di questa Gravity MP. Chiaramente un piatto 100 con una lunghezza standard, abbiamo un peso di partenza di 295 grammi con una rigidità che, stando ai parametri di Tennis Warehouse Europe, è stata ridotta a 59, eravamo poco sopra i 60. Abbiamo un profilo lineare costante a 22 mm, lo schema corde è sempre il 1620. Non ho testato l'opzione Gravity Tour, che ci riporta ad una via di mezzo tra la MP e la Pro, che avrà lo schema corde 1820. C'è da dire che come inerzia siamo sempre intorno ai 320 punti per la Gravity MP, ma andando sulla Gravity Pro quello che possiamo notare come differenze sostanziali tra questi due telai è sicuramente il profilo, che scende a 20 mm, lo schema corde 1820, il peso di partenza da 2,95 sale a 315 grammi, la rigidità si assesta sui 63 punti e lo swing weight, l'inerzia inizia a essere importante, siamo almeno a 334 punti registrati. Ciò significa che sulla Pro, ragazzi, non giriamoci intorno, devi avere un braccio che gira veramente veloce, devi arrivare giusto con le gambe, perché aumenta di molto la difficoltà. Vi ho parlato della ProStaff X nelle scorse settimane. Questa, signori, è molto più complessa, molto più ingiocabile della ProStaff X su tutti i colpi. Parliamoci chiaro, l'inserto Auxetic che è stato aggiunto anche a questa linea di racchette dà ai telai un impatto molto più stabile e aumenta quello che era il feeling e la sensibilità sulla palla, che già su questo telaio era una cosa importante. Poi abbiamo l'elliptical beam, abbiamo il flex groove, che sono tutta una serie di tecnologie che contribuiscono a rendere questo telaio molto flessibile e molto maneggevole, molto sicuro per chi ha problemi al gomito. Guarda che cielo che c'è qui dietro, fantastico. Comunque no, era per dire una precisazione sul fatto che me li hanno mandati direttamente da Ed con incordatura Sonic Pro, una 25 kg la Gravity MP e una 24 kg la Gravity Pro. Però onestamente devono aver perso tanti chili, magari erano in viaggio da tempo e io non ho quindi avuto modo di vedere esattamente i chili, ma non erano assolutamente tirati a 25, probabilmente siamo stati intorno ai 20 kg, 21 kg esagerando. Questo è un tipo di racchetta con cui io mi trovo veramente bene, sinceramente la utilizzerei per il mio day by day, tuttavia diventa molto complicata da giocare e seppure abbia avuto la sensazione quando l'ho presa in mano dopo aver giocato con l'Extreme Tour o viceversa, ho notato una differenza sostanziale soprattutto sull'impatto e il suono all'impatto. Mi sembra di giocare con un giocattolino quando utilizzo la mia Extreme Tour, mi sembra di utilizzare un telaio quasi da pro stock, avendone provati alcuni, quando ho utilizzato questa Gravity. Questo mi indica che il telaio è stato fatto secondo certi criteri e risponde a dei parametri che sono obiettivamente rintracciabili in telai più agonistici, in telai più tecnici. C'è da chiedersi però se questo vale la candela, perché dopo tutto, soprattutto per giocatori di quarta categoria, in alcuni casi di terza categoria, forse un telaio del genere potrebbe essere troppo esigente e quindi adatto magari a degli allenamenti, a delle partite non ufficiali dove in realtà si necessita comunque di un telaio più accessibile, un telaio più morbido, un telaio che possa giocare a favore del nostro gioco e non contro, non porsi come un avversario in più da battere. E allora proviamo a tirare delle conclusioni, a tirare le somme. La MP è una racchetta più leggera che offre più potenziale per lo spin con il suo schema corde 16x20 e sicuramente ha tanti margini di customizzazione con manico in cuoio piuttosto che piombo sul cuore, sulla testa della racchetta, eccetera eccetera. È una racchetta molto controllosa nel range delle 2,95 a 300 grammi, quindi se si vuole avere una racchetta leggera con un ampio sweet spot che dia controllo, la MP è un ottimo punto di partenza. Mentre per quanto riguarda la versione Pro, è sicuramente un telaio in grado di fornire grande stabilità, controllo, feeling, sensazioni
e anche una discreta potenza, perché comunque abbiamo un'inerzia molto alta. Ma signori, bisogna avere braccio, gambe e gioco, talento per poterlo usare e comunque classifica, valore tecnico di gioco, altrimenti non si va da nessuna parte. E la domanda di tutte che probabilmente vi state ponendo è: vale la pena fare lo switch da una Gravity modello precedente a questa, oppure mi conviene comprare direttamente questa o uno dei modelli precedenti così risparmio? Onestamente, avendo provato le versioni precedenti senza Auxetic, posso dire che la differenza c'è, si sente e soprattutto in questo caso si vede, perché dal punto di vista estetico e di design hanno fatto un lavoro eccellente, una racchetta sexy. Quindi io direi, se avete la possibilità di spendere qualcosa in più, vale sicuramente il passaggio e l'upgrade. Se invece non avete la possibilità di fare questo nuovo acquisto, le versioni precedenti offrono eccellenti qualità e risposta dal punto di vista sia del feel che della performance. Quindi dovete farvi un po' i conti in tasca da questo punto di vista. Non è però un cambio così drastico da dire assolutamente da prendere l'ultimo modello, perché avrete accesso a qualcosa di introvabile. A meno che non siate degli appassionati accaniti del modello Gravity e volete tutti gli ultimi modelli, oppure questa nuova estetica vi faccia innamorare e impazzire. E mi raccomando, iscrivetevi al canale, abbiamo superato i 1700 iscritti, ma possiamo solo crescere e io lo vorrei fare con voi. Bene ragazzi, eccole qua, ce le abbiamo in mano, io ho molto sudato, tu meno. Sì. Allora, dammi le tue considerazioni. Da una parte la Gravity MP, che è quella più facile, 16-20, 295 grammi, dall'altra la Gravity Pro 18-20, 315 grammi. Una racchetta per professionisti. Vero? La MP è molto leggera, quindi l'impatto, se vuoi spingere la palla, non è solido per quanto mi riguarda. Poi non è abbastanza solida per imprimere. Ha bisogno magari o di piombo oppure di un manico in cuoio per cambiare le specifiche. Mentre invece la Gravity Pro, questa è una racchetta seria, non per quanto mi riguarda, perché io sono ormai over, sono vecchietta per questa racchetta, però ha un po' un ritorno al passato. Sì, no? Secondo me è una Prestige rivisitata. Poi magari la Ed mi scrive e mi sta dicendo che ci mandano a quel paese. Esatto, però secondo me sì, è una racchetta che va usata per spingere dritto per dritto, rotazioni poche. Insomma, non è per il giocatore, chiamiamolo così, moderno, che sta da fondo campo a remare. Secondo me no, poi ovviamente le eccezioni esistono sempre. Qual è stato il colpo migliore secondo te per la Gravity MP e quale invece per la Gravity Pro? Dove ti sei trovato? Beh, la Gravity MP, essendo maneggevole a rete, riesci a portarla a destra e a sinistra con semplicità, quindi riesci a lavorare più la volée. Però se provi a tirare un vincente da fondo campo, è lì che esalta le sue qualità, perché c'è tanta massa e imprime pesantezza di palla. Sono d'accordo, molto d'accordo. Siamo d'accordo, visto almeno. Va bene, grazie Dario, grazie a te, un piacere Miki, giocare e condividere il campo. Mi raccomando, se volete approfondire, chiaramente provatela sul campo, è la cosa migliore. Gravity MP, Gravity Pro. Grazie a Tennis Warehouse. E ricordiamoci, seguite il canale Lost in Tennis. Lo dice Dario, non lo dico io. Maglietta regalata clamorosa, troppo figa. Seguite Michele Schirru, Lost in Tennis.